Andiamo avanti. Sempre all'interno di questa tematica, perché Giovanni ragiona in questa maniera? Perché Giovanni ha davanti una visione della storia di questo tipo. Lui compara la Chiesa attuale al vecchio Israele dell'Esodo, compara la redenzione all'Esodo e compara Roma all'Egitto. Questo ci sapeva che l'Apocalisse è stata scritta in Italia. Non è stata scritta in Oriente, non è stata scritta a Patmos. È una funzione letteraria, storica, quella di dire io Giovanni ero esule a Patmos, eccetera, eccetera. Ma di fatto l'attenzione è su Roma. Roma è il nuovo Egitto che perseguita il nuovo Israele, il quale sta per compiere il nuovo Esodo. Roma, la Chiesa, la religione. C'è questo traffico. Ora capite che dentro a questo orizzonte interpretativo leggere l'Apocalisse diventa leggermente più facile, anche se è necessario fare continuamente una elaborazione del dato letterario che ci viene presentato. Ma se prestiamo attenzione quando leggeremo, vedremo che le cose sono più facili di quanto possa sembrare, anche se richiedono un certo impegno. Bene. Alla fine di queste visioni annunciate da queste quattro trombe, noi troviamo un angelo che dice: signori miei, adesso vengono fuori i guai. Scusa, che quello che c'è stato fino adesso cos'è stato? Camminare sul soffice con il cielo. Perché? Ricordiamoci che nel mondo biblico l'aquila è il simbolo di Dio, ma è anche l'animale che vede in maniera più acuta degli altri. Traduciamo. Dio è colui che vede le cose nella maniera più acuta di cui Dio e chiunque chiunque altro, qualunque teologia, qualunque filosofo che da qualunque sistema interpretativo. E Dio avverte che ciò che sta per essere svelato è più doloroso di quanto sia stato svelato fino adesso. Guai, niente guai in italiano. Guai significa tante cose, significa attenzione, dolore. Guai significa anche maledetto. Vediamo se riesco a convincervi di questo. Voi conoscete il Vangelo di Luca, vedete di sì. E sapete che il Vangelo di Luca ha il discorso della montagna molto breve. Sì. Mentre Matteo ha 3 capitoli, Luca ha poco più di mezzo capitolo. Gli altri capitoli per il discorso della montagna, quindi poco più di mezzo capitolo. Mentre in Matteo abbiamo 9 beatitudini, 8 beatitudini. In Luca abbiamo 4 beatitudini. Beati voi poveri, perché vostra è la benedizione. Però anche 4 guai. Guai a voi ricchi. Guai a voi che ora vivete. Beati, 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 beati. 4. Guai, 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 guai. Cosa vuol dire guai? Se lassù i poveri sono beati, qui si dice guai ai ricchi. Qual è il valore di guai? Maledetto. Beati voi poveri, non beati voi. Quel guai sta per non beati alla maledizione. Allora questi 3 guai che stanno per essere annunciati adesso sono cose tremendamente serie, sono una specie di maledizione proprio tragica. Già tragiche le prime 4 di Israele, che sono poveri.
cose che vi dicono, dice Giovanni. Non pensiate che siano cose che accadono agli altri, sono cose che accadono a noi, ne dobbiamo rendersi conto. Vediamo questi tre guai che sono peggiori dei quattro precedenti. Siamo al capitolo 9. Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo, come il fumo di una grande fornace, che oscurò il sole e l'atmosfera. Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare né erba, né arbusti, né alberi. Ma che cazzo di cavallette sono? Cavallette danneggiano queste cose che invece queste no. Queste cavallette non danneggiano ciò che invece per natura dovrebbero danneggiare. Allora non sono cavallette, sono una visione simbolica di qualche cosa d'altro. Ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Questo sigillo di Dio viene chiamato Tao. Ora, se noi avessimo così tempo, voglia e anche modo di vivere un poco e studiare l'evoluzione di vari argomenti del Medio Oriente, ci accorgeremo che il Tao di Dio non è il Tao che oggi studiamo nel resto. Perché la scrittura quadrata, quella che adoperiamo noi oggi, combatte in Palestina solo unicamente verso il terzo secolo a.C. Ma tutta la storia biblica è trattata con la lingua ebraica scritta in alfabeto fenicio. Anche all'epoca di Gesù, quindi anche all'epoca di Giovanni, c'erano ancora testi biblici che sono stati trovati anche curati. Testi biblici scritti in alfabeto fenicio, non in alfabeto quadrato. E nell'alfabeto fenicio il Tao era esattamente una croce perfetta. Ogni braccio misurava la stessa lunghezza. Non è una croce rigida, dove l'asta messa nel terreno è più lunga rispetto al patibolo che è l'asse di traverso. Nell'alfabeto fenicio il Tao latino è una croce perfetta. Allora, chi sono coloro che hanno il segno del Tao? No, coloro che possiedono il segno di Dio. Sono i battagliati. Queste cavallette con chi c'erano? Con chi non è battezzato? Non fu concesso loro di ucciderlo, ma di tormentarlo per 5 mesi. E il tormento è come il tormento dello scorpione quando punge un uomo, cioè di avvelenarlo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte li fuggirà. Queste cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano corone che sembravano d'oro e il loro aspetto era come quello degli uomini. Non so più, sono esseri umani. E questi esseri umani tormentano altri esseri umani, che li tormentano al punto tale che questi uomini vorrebbero morire, li tormentano, ma non possono. Avevano capelli come capelli di donne, ma i loro denti erano come quelli dei leoni.
versetto 26, e forse adesso riuscite a capire a che cosa potrebbe alludere Giovanni quando parla così. Capitolo 1, Romani capitolo 1, versetto 26. Sta parlando delle caratteristiche dei Romani del primo secolo. Dice, Dio li ha abbandonati a passioni infami. Le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini come uomini, cedendo così in se stessi la punizione che si riceve dal cambiamento. Mi spiego. Uomini con uomini. Adesso tornate al capitolo 9 dell'Apocalisse. Versetto 9 del capitolo 9. Avevano il vento, scusate, versetto 8. Avevano capelli come capelli di donne. Una pennellata velocissima che ora di intendere in terra, spiego. Allora queste cavallette chi sono? Sono i vari tipi che sono presenti nella civiltà umana. Chi sono questi vizi? Le varie persone incarnano. Questi vizi sarebbero queste cavallette, ma queste cavallette chi sono? Sono questi esseri che escono fuori dall'abisso. E chi è questo abisso? È quella realtà, quel contenitore che viene aperto da questo individuo, questo astro caduto dal cielo sulla terra, il quale possiede, perché gli viene data una chiave, perché possa aprire e chiudere questo contenitore di vizio. Allora adesso diventa facile capire chi è questo astro che cade sulla terra. Ed è no. Guardate che non è importante la possessione diabolica, sono importanti le cavallette. Noi siamo attratti dal demoniaco quando si parla di possessione, ma lui è pericoloso. Lui è pericoloso. Quando lui scatena, diciamo, la parte peggiore di noi. Se adesso rileggiamo, vedete che le cose diventano più semplici da comprendere. Il quinto angelo suonò la tromba e vide un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace che oscurò il sole e la luce. I vizi non sono innumerevoli. Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra, fu dato loro il potere, ma erano degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare nell'erba, né arbusti, né alberi, ma soltanto gli uomini, che non avessero il sigillo di Dio sulle fronte. Per non fu concesso loro di ucciderli, ma di tormentare per 5 mesi. E il tormento è come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno, prenderanno a morire e la morte li fuggirà. Questi cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano come corone che sembravano d'oro e il loro aspetto era come quello degli uomini. Avevano capelli come capelli di donne, ma i loro denti erano come quelli dei leoni. Avevano il ventre simile a corazze di ferro e il rombo dei loro ali come rombo di carne impregnati da molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code come di scorpioni e acudei, e la loro code il potere di far soffrire gli uomini per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, che in ebraico si chiama perdizione, in greco sterminatore. Provate a fare una piccola fatica, prendete lo schema e andate alla linea 82. Abaddon in ebraico, Abaddon, che sarebbe
deformazione, marcitorio, letamario, spiego, che viene tradotto in italiano con perdizione. Perdizione, beh, per sé no, sarebbe il marcitorio. In greco, apolio, chi si ricorda un po' di greco sa che il verbo apolio vuol dire perdere o perdersi. E la polisis è la perdizione. D'altra parte però, apolio, che deriva dal verbo apolio, ha una sonanza poi. Un dio che si chiama Apollo. Bene. Ora teniamo presente che Apollo presso la gente era il dio della morte, perché Apollo si rendeva presente nella peste. Chi gestiva la malattia chiamava peste? Apollo. Quindi Apollo non veniva visto in maniera molto simpatica dalla gente, ma la gente sacrificava l'Apollo per tenerlo buono, per dire amansisci la tua vita, non venirci addosso. D'altra parte però tenete presente che Nerone, l'imperatore, si credeva all'incarnazione di Apollo. Che cosa sta sotto allora ciò che sta dicendo il nostro amico dell'Apocalisse? Si sta parlando del problema demoniaco, ma dice non vedete, non comparirà mai bello con la coda appunto di freccia, i piedi al zoccolo, le corna sulla fronte, in modo che lo possiamo identificare immediatamente. No, il demonio ha sempre un volto umano. Non esiste il demonio puro, ma il demoniaco a noi si avvicina sempre con un volto umano, attraverso i vizi delle persone, ma anche attraverso la struttura istituzionale. Non per niente, Paolo II ha prodotto un nuovo concetto della morale cattolica e lo introduce dopo un lungo discorso fatto da Paolo VI. Esistono non solo i peccati individuali e quindi le colpe individuali, ma esistono i peccati della struttura, che non sono peccati del singolo, ma sono peccati del gruppo. Io ho già accennato altre volte, noi abbiamo nei paradigmi della UE dove sono stoccati i termini se i prodotti alimentari e non lo devo semplicemente perché ci sia una specie di equilibrio nei prezzi nell'ambito del commercio europeo e internazionale. Ma abbiamo anche milioni di persone che non vogliono vivere, però abbiamo magazzini pieni e non devo stare perché stiamo. Alle volte vengono anche distrutti, ma siccome distruggere costa più che mantenerli, allora si mantengono. E abbiamo l'assurdo di gente che muore di fame con i magazzini pieni. Questo è un peccato della struttura, non è un peccato del singolo. Seguite. Ora, il demoniaco non si fa vicino con cose straordinarie, ma ricordiamoci che si fa vicino con il volto buono, oppure con il volto della struttura. In questo caso abbiamo Nerone, il quale si paragona ad Apollo, e il nostro amico sta prendendo in giro attraverso questa visione del mastro che cade, è una visione presa dal libro di Isaia. Quando Isaia parla della caduta del re, dice che questa stella lucente era infatti il re più ricco del Mediterraneo orientale, cade. Nabucodonosor non ha tanto rispetto per queste persone. Però questa visione viene ripresa
dei testi della riflessione giudaica per indicare la gravità di questo angelo ribelle. Che iniziamo. Perché questo angelo ribelle è caduto? Non leggiamo ovviamente l'Apocalisse di Enoch, o il primo di Enoch di Iopico, il secondo Enoch di Iopico e via discorrendo. Sono tutti scritti chiamati apocrifi o intertestamentali che hanno argomenti biblici ma non sono testo biblico ispirato. Ma sarebbe interessante che li potessimo leggere, occorrerebbe molto più tempo che un incontro di 45x2 ogni seconda domenica del mese. Tuttavia, noi dobbiamo tenere presente questo dato. In questi scritti rabbinici di epoca giudaica si fanno 3 ipotesi per cui c'è stata questa ribellione, che sia stata, c'è stata, su questo non c'è dubbio, ma perché sia avvenuta è difficile spiegare. Allora ci sono alcune correnti rabbiniche che si rifanno a Genesi capitolo 6, versetto 1 e 4, dove si dice che i figli di Dio, Bene e lui, sarebbero gli angeli, avrebbero peccato perché si sono ribellati alla legge morale di Dio. Testi infatti dice che scesero sulla terra, videro che le figlie degli uomini erano belle e li guardiò anche il cervello, sono belle e buone. Ne presero quante ne vogliono. Questo è il problema. Non una donna formata, ma più donne con un angelo. E gli abbracciarono civilmente. Nascono per stirpe di giganti che sono il segno di questo peccato iniziale. Naturalmente siamo nel mito e lasciamo perdere, però il dato qual è? Che dietro a questo mito c'è un elemento di disobbedienza di queste creature celesti, creature spirituali, che come Adamo si sono ribellate alle cose. C'è una corrente rabbinica che spiega l'esistenza del demonio in questa maniera, ed è forse quella più vicina al dato teologico, alla realtà della. Poi ci sono altri 2 scritti interessanti. Il primo dice così, che Dio avrebbe detto agli angeli: guardate che l'uomo è creatura spirituale come voi e superiore a voi, perché è mia immagine e somiglianza. E uno di questi angeli ha detto: col Kaiser che io mi metto a servire l'uomo, io sono superiore a lui e tale voglio restare. C'è dunque una ribellione da parte dell'angelo e dei suoi, collaboratori, che rifiutano l'ordine di Dio di mettersi a servizio dell'uomo. Qual è la conseguenza? Si mettono contro l'uomo, contro Dio, non necessariamente contro l'uomo. Questa è la seconda grande ipotesi, chiamiamola così, della nascita della ribellione degli angeli contro Dio. Quindi abbiamo all'inizio o questa perversione sessuale angenica, come quella potesse mettere in pratica solo Dio lo sa, poi c'è questo rifiuto di servire l'umanità, e poi sempre nel libro di Enoch troviamo una ribellione generica contro la volontà di Dio e la sacralità. Dietro a questo figlio nastro caduto dal cielo dunque si nasconde questo mistero, chiamiamolo così, della ribellione del demonio, il quale opera in questa maniera. Corrompe l'uomo, perché l'uomo muore senza morire. Cercheranno la morte, ma non ci riusciranno. Infatti per Giovanni, se noi leggessimo con attenzione la sua prima lettera, troveremo il concetto del peccato che conduce alla morte. Per Giovanni il peccato è uguale a morire. D'altra parte, se Giovanni lo vede questa persona che pecca
Dunque di cosa ci sta raccontando Giovanni in questa quinta tromba? Dice, guardate, nei fatti della vita succede anche vi trovate di fronte o immersi in una società che ha queste caratteristiche. Queste caratteristiche, dice, non sono colpa dell'uomo. Purtroppo colpa dell'uomo che fa di esistere, ma i vizi esistono a prescindere dall'uomo, perché i vizi nascono da questo astro caduto e da tutti i suoi seguaci. Quando gli uomini accettano questi vizi, diventano veicoli del demonismo. Chiaro qual è il concetto allora che Giovanni ha detto? Molto semplice. Senza imbarcarsi in discorsi che sono solo eccezionali, quelli che invece sono purtroppo realtà che impregnano la nostra storia e che mettono a disagio la nostra vita. Bene. Questo demoniaco, dicevo, si esprime attraverso l'azione del singolo, ma anche attraverso l'azione della struttura. Per questo motivo il nostro amico Giovanni al versetto 11 si premura di dire che il loro re era l'angelo dell'abisso, che in ebraico si chiama perdizione e in greco sterminatore. In italiano la traduzione del genere non dice proprio per niente, in greco c'è una fusione, il quale si intende appunto l'incarnazione del Padre. Il primo guaio è passato, ma rimangono ancora due guai dopo queste cose. Lui non lo sapeva, ma per noi dopo queste cose vuol dire che nel caffè delle 11 di